Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. In questo video vogliamo parlare di attualità. Lo so, dicevamo nel video passato in cui abbiamo ragionato di come si va a aumentare quella la potenza del contatore e quali sono i costi che abbiamo sostenuto. Parentesi, grazie mille perché abbiamo avuto tantissime visualizzazioni e sono veramente molto contento di questo perché mi aiuta a dare un servizio maggiore visto che siamo sempre di più all'interno del canale. Volevamo parlare in questo video di quella che è stata la mia scelta su come comportarsi nel caso del sottoscritto, una persona che fa 100 km al giorno con una fornitura casalinga. Non voglio fare spoiler, vi farò vedere nel prossimo video perché in questo video vogliamo parlare di attualità. Sono successe delle cose che sono veramente molto interessanti e siccome nel canale vogliamo rimanere, diciamo, sul pezzo, in questo video, come avete visto anche dall'immagine principale che avete visto in sovraimpressione, parleremo di Tesla e parleremo di Volkswagen, con due mezzi per loro rispettivamente i più importanti attualmente in listino, quindi la Model 3 per quanto riguarda la Tesla e la ID3 per quanto riguarda il mondo Volkswagen. Per quale motivo ne parliamo? Andiamo, cominciamo, vi farò vedere tutto. Per quanto riguarda il mondo Tesla, una notizia meravigliosa. Qualcuno di voi probabilmente l'ha acquistata, potrebbe prendere un fucile e impallinarmi, chiedo venia, chiedo scusa naturalmente. Ha effettuato una scontistica pazzesca sotto il proprio listino, veramente uno sconto incredibile, che però per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare una Tesla o comunque sia una vettura elettrica in generale, questa è una notizia meravigliosa. Questo perché se vuole acquistare una Tesla naturalmente il motivo si capisce benissimo, ma anche per gli altri, visto che la concorrenza comunque sia è l'anima diciamo anche dei prezzari che ogni casa tende ad applicare verso le proprie autovetture. Se Tesla stessa, che è una dei leader indiscussi del mondo elettrico, va a abbassare quelli che sono i prezzi, probabilmente anche le altre case faranno altrettanto per rimanere, diciamo, sempre più competitive. Quindi sotto questo punto di vista non possiamo che complimentarci. Ragazzi, chiedo scusa per coloro che l'hanno acquistata che probabilmente in questo momento gli fuma gli orecchi. Non voglio di certo parlare di loro, capisco benissimo la situazione, però in linea generale è una notizia meravigliosa. Ora guardiamo quello che era il listino precedente, il listino attuale e per quale motivo, tanto ora metterò tutto qua come grafica, per quale motivo tutti e tre gli allestimenti ora sono veramente allettanti per chi cerca una Tesla Model 3. Tesla Model 3, come dicevamo, ha avuto un fortissimo abbassamento di prezzi. La standard range prima era quotata 50.990 euro. Attualmente siamo a 47.990 euro. La long range era prezzata 57.920 euro. Attualmente è 53.990 euro. La performance, e quella che ha fatto anche davvero le performance maggiori di ribasso, passa da 65.490 euro a 60.990 euro. Praticamente la scontistica è ripartita come 3.000 euro per la standard, 4.000 euro per la long range e 4.500 euro per quanto riguarda la performance. Per quale motivo vi dico che la performance ha avuto davvero una miglioria importantissima, non solo sotto il profilo di quantità di scontistica maggiore di tutti e tre gli allestimenti che abbiamo descritto, ma anche perché rientra all'interno di quello che è il mondo della scontistica, dell'incentivazione statale. Questo perché con il suo prezzo di 60.990 euro rientra di 10 euro all'interno di quello che è il prezzo massimo per avere la scontistica, diciamo, fino a 10.000 euro di rottamazione. E anche all'interno di quello che è il loro listino Tesla potete vedere quello è il prezzo ufficiale con la scontistica applicata. Addirittura Tesla, diciamo, applica quello è lo sconto obbligatorio per raggiungere gli 8.000 euro statali e quindi fino a un massimo di 10.000 euro sono possibili come scontistica all'interno di quella la Tesla Model 3 in tutti e tre gli allestimenti. Addirittura per quanto riguarda la long range possiamo accessorarla nel miglior modo possibile, possiamo aggiungere il colore rosso da 2100 euro, i cerchi da 19 da 1600 euro, i pneumatici invernali da 2050 euro, gli interni bianchi da 1050 e rimanere allo stesso tempo all'interno di quelli che sono gli incentivi che, come vi dicevo, vanno da sotto i 61.000 euro. Difatti, senza rottamazione, questa vettura
va a 55.550 euro, la long range totalmente accessorata, che diventano 51.550 euro in caso di rottamazione. Quindi è veramente una notizia pazzesca, anche perché è arrivata a freddo, senza, diciamo, aver avvertito che sarebbe successo una cosa del genere. Infatti qualcuno che magari l'ha acquistata diciamo a dicembre o in questi giorni, magari probabilmente la scelta della casa americana non è che gli sia andata tanto per la quale, però veramente una cosa particolare e molto 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 interessante. Io mi aspettavo una scelta del genere, devo essere sincero, una volta che sarebbe stata conclusa quella è la Gigafactory berlinese. Questo perché? Perché producendo quelle l'autovettura all'interno del mercato unico europeo avrebbe potuto agevolare di tantissime spese che attualmente diciamo rimangono al listino. Possono essere dazi doganali, trasporto dall'America o dalla Cina, comunque sia sono cose che pesano, e io pensavo una scontistica proprio fatta in questa maniera, con un valore anche in questo modo, sarebbe potuta arrivare una volta conclusa, e non manca tantissimo, la Gigafactory berlinese. Invece sono arrivati già in questo momento, chissà, non voglio diciamo tirare prezzi a caso, ma chissà che la solita situazione non accada entro un anno, quando diventerà diciamo operativa quella della fabbrica tedesca della Tesla. Non lo so. Io prevedevo una cosa del genere visto l'abbassamento dei costi, però visto lo sconto che ha avuto già in questo momento, chi lo sa, vedremo poi nel prossimo futuro. Ora andiamo a vedere quella è la ID3. Molti di voi me l'avevano chiesto, io non avevo ancora ben chiara la situazione, perché la stessa casa di Volkswagen sta allestendo quelli che sono i suoi capannoni all'interno di quello è il vecchio continente, per essere pronta e sempre più incisiva per quello che riguarda la produzione delle proprie vetture elettriche, e la ID3 sta diciamo soppiantando sempre di più anche quella della produzione di altre vetture. La Golf elettrica è stata praticamente soppiantata, e all'interno di quello è l'azienda di Dresda, se non mi ricordo male, verrà prodotta anche lì quella è la ID3. Quindi per cui per questo la Volkswagen è riuscita ad aumentare quella la propria produzione ed inserire al listino quella è la ID3 con la batteria più piccola, quella da 45 kWh. E questa è una notizia pazzesca, perché permette di abbassare finalmente i costi anche della ID3, essere sempre più competitiva. Uscirà nell'allestimento City, e ora andiamo a vedere quelli che sono i dettagli della vettura, che non è troppo personalizzabile, è già molto diciamo allestita di suo. Ora vedrete in che senso, tanto metterò tutto uno schemino per farvi vedere quello è il sistema di aria, quelli sono gli accessori che sono già inclusi, e vi farò vedere anche 2 o 3 prezzari di quelli sono gli allestimenti diciamo disponibili, e quindi il prezzo massimo per quanto riguarda il colore, il prezzo massimo per quanto riguarda i cerchi. Vedremo che la pompa di calore continua a essere un dramma se uno la volesse scegliere, perché il prezzo è veramente alto, e consiglio magari se uno non abita in un luogo troppo freddo, mi viene in mente magari la Sicilia, perché uno di voi mi ha anche scritto quando mi ho fatto vedere la temperatura che avevo qua alle 10 di mattina, 4 gradi, e mi hanno detto una cosa quasi impensabile in Sicilia. Vi voglio salutare perché è ben per voi. Diciamo pesa tanto, quindi valutate nel caso se insomma la soluzione più giusta per voi. Però eventualmente dovete accendere quello è il riscaldamento, vi consiglio davvero di inserirlo, perché la macchina tenderà a consumare tanto. Ho visto anche un paio di ragazzi che hanno pubblicato un po' di diciamo consumi della propria autovettura, e ho visto dei valori veramente molto alti. E ragazzi, io non sto truccando sui miei, i miei della nostra Opel Corsa E. Io ho una guida diciamo educata della mia vettura, e sono tutti reali, vi posso assicurare, sono tutti reali. Poi tanto nel prossimo video, in cui vi farò vedere la scelta che ho fatto nel nostro domicilio, vedete anche un paio di sessioni tipo di ricarica alla sera, alla mattina, e poi anche quando ritorno a casa, con tanto di documentazione di chilometri sul contachilometri stesso, e vedrete che tutto vero. Quindi ragazzi, con un minimo di attenzione sulle macchine si fa meraviglie. Andiamo a vedere quelli che sono gli accessori già inseriti, e quegli altri. Andiamo. Compresa in quella è la ID3 abbiamo allestimento City, come dicevamo, abbiamo il navigatore Discovery Pro, abbiamo il cruise control adattivo, gli specchietti retrovisori ripiegabili e riscaldabili elettronicamente, i sedili anteriori riscaldabili, cosa meravigliosa per risparmiare corrente ragazzi.
davvero tenete a cuore perché sono meravigliosi. La ricarica del cellulare wireless. Inoltre, tanto per concludere, il caricatore monofase da 7,4 kW e DC da 100 kW, ricordo, non è disponibile in questo allestimento il trifase da 11, e quindi diciamo il sistema di ricarica questo è e questo rimane. Per quanto riguarda i colori, come diciamo è già tantissimo accessorata di suo e non troppo diciamo personalizzabile, al massimo arriviamo a 800 euro per quanto riguarda il turchese con tetta a contrasto nero, che devo dire rende veramente tanto. Gratuito invece il grigio scuro con tetto a contrasto, tanto metterò tutte le immagini del caso. Per quanto riguarda i cerchi, abbiamo i cerchi da 18 in acciaio e sono i gratuiti, che arriviamo fino al, non cascate davvero dalla sedia se guardate seduti, 1870 euro per quelli che sono i cerchi in lega da 20 pollici, che diciamo sono belli, belli, bellissimi, meravigliosi. Ma porca miseria, 2000 euro mi sembra una cosa folle, ma insomma, tanto noi annoveriamo. La pompa di calore, come dicevamo, ha un prezzo che insomma si fa pagare sotto quello che è il budget, mettiamola così, 1325 euro, quindi valutate bene se è il caso di inserirla. Torna comodo, ma 1325 euro torna comodo anche averla in tasca. Predisposizione per il gancio porta bici 435 euro. In definitiva questi sono gli allestimenti, gli accessori possiamo scegliere e poco altro. Poi abbiamo anche la wall box da aggiungere, ma tanto se tornate indietro nel video abbiamo diciamo un video dettagliato sull'ID3 con tutti gli allestimenti e cose del caso, insomma vi rimando sotto quel video lì. Il prezzo? 34.400 euro nella versione più base possibile, ma che è già totalmente diciamo accessoriata, possiamo anche dirle così, e diventano 24.290 euro con rottamazione. Veramente un gran bel prezzo, 24.000 euro, come fa vedere quello è l'allestimento diciamo SIFI con tutto quello il configuratore online. Non so ragazzi, vi devo essere sincero, se in concessionaria effettuano scontisti particolari, io credo di sì, e quindi 24.000 euro possono diciamo anche scendere. Non so se qualcuno di voi è andato dalla Volkswagen a ragionarne personalmente con un concessionario, ma io sono convinto insomma generalmente tutte le case effettuano delle scontistiche applicate tranne Tesla, ma insomma sotto quello è il punto di vista delle scontistiche proprio applicate dal concessionario medesimo, e quindi sono convinto che 24.000 euro possono altro che scendere naturalmente con rottamazione. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, io spero di aver fatto un buon servizio e come mi avete detto anche voi, vi scuso ancora per il video passato che non ho lasciato la mia firma, sempre Forza Elettrico, sempre Forza Elettrico. Ancora un saluto, vi ringrazio, un bacione a tutti e noi ci vediamo qui nel prossimo video. Ciao!